Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. In casa Napoli è una giornata abbastanza irritante, visto che devi leggere che Anghissà torna dalla nazionale e deve fare degli esami perché si è infortunato e capire l'entità dell'infortunio. Poi ti ritrovi a scorrere le notizie, Maurizio Micheli, via da Napoli, con effetto immediato si accaserà all'Arsenal, il nostro capo scouting, e la situazione infortuni perché ho ricercato anche ciò che succedeva. Conte all'Inter, Conte al Chelsea, dichiarazioni e numeri sono uguali a tutto ciò che sta succedendo in casa Napoli adesso, ma ci arriviamo. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se volete e se passate per la prima volta attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica, e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Parto dalla notizia di Micheli perché poi quando non è diciamo mercato di calciatori fa un po' strano sentire che è confermato che Maurizio Micheli raggiungerà Andrea Berto dal Napoli all'Arsenal, poiché sia Partenopei che il capo scout italiano si stavano preparando da tempo per un nuovo capitolo. Fonti confermano che il capo scouting del Napoli si unirà all'Arsenal, come riportato martedì dalla BBC e da altre fonti britanniche. Diventerà il principale collaboratore di Berta nel nord di Londra, concludendo un lunghissimo capitolo a Napoli, iniziato nel 2010, poi è tornato nel 2018, eccetera, eccetera. Due domande bisogna farsele perché quando non sono calciatori fa sempre strano, a stagione in corso perdi il capo scouting, poi se l'hanno riportata così e il motivo è questo, ovvero la carriera di Micheli che sceglie di andare a fare esperienze da un'altra parte, alziamo le mani, avalliamo le richieste e ovviamente lo lasci andare. Se invece Micheli è la testa che doveva saltare per un mercato che risulta insufficiente, ma per quanto mi riguarda non lo è, e allora è tutt'altro, perché carissimo Napoli, se abbiamo valutato bene la situazione, noi siamo qui, ma il tempo ci dirà ovviamente perché e per come è successo. E poi tornando indietro, quando succedono situazioni del genere che perdi membri dello staff, tra virgolette, che sia un capo scouting o diciamo il medico di turno, così come perdemmo De Nicola, diciamo che da quando è andato via De Nicola non è che il Napoli è esente da infortuni, al di là della gestione Conte è stata esente da infortuni, anzi, quindi quando si cambiano determinate pedine, che possa essere un capo scouting o il medico della società, dobbiamo andarci con i piedi di piombo. Mi auguro che sia stata valutata come si deve questa situazione, perché altrimenti siamo messi ancora peggio di quanto penso. Detto questo, Frank Zambanghissà sta già facendo ritorno a Napoli dopo l'infortunio in nazionale e le ultime ore. Un altro problema per il Napoli in un momento non facile. Ora c'è attesa per l'esito degli esami per valutare l'entità del problema e i tempi di recupero. Il club azzurro, dopo aver contattato la federazione del Camerun, ha disposto il rientro per poter eseguire gli accertamenti nella propria struttura di fiducia nella clinica Pineta Mare. In ogni caso, dopo aver parlato con i medici, si teme uno stop di 30-40 giorni, come riportato dal Mattino nella sua edizione online. Dunque, Anghissà dal 15 dicembre sarà impegnato in Coppa d'Africa, tornerà a giocare con il Napoli a metà gennaio. Grazie. Cosa c'è da aggiungere? Niente. Anghissà si fa male, poi partirà per la Coppa d'Africa, al limite dobbiamo ancora saperlo l'esito, ma si parla di 30-40 giorni perché l'infortunio non è una cosa diciamo di niente, e quindi partirà per la Coppa d'Africa, al limite inizierà la Coppa d'Africa in sordina, in panchina, non del tutto recuperato, probabilmente sì, partirà per forza per la Coppa d'Africa perché non è che si stanno a casa, lo rivedrai a gennaio e il Napoli avrà la Supercoppa, poi dovrai ricominciare il campionato, c'è addirittura una possibile richiesta di fare un'ulteriore sosta per le nazionali a gennaio. Gattuso ne era stracontento e io spero che non vada in porto, anche perché credo che a livello di calendari non si possono poi recuperare troppe partite. Mi auguro che siano finite qui queste soste invernali per le nazionali, che sono un vero disastro, ma non solo in casa Napoli, si è fatto male Cambiaghi, il Bologna comunque perde qualche pezzo, perdono pezzi tutti quanti, si gioca troppo, siamo tutti d'accordo, però volete gestirle diversamente, al di là che il nostro Napoli ha un problema interno e ci arriviamo perché numeri alla mano la stagione
a livello di infortuni dell'Inter 2019 è la stessa praticamente di quella del Napoli. Tanto è vero che dall'11 luglio 2019 al 3 dicembre 2019 sono 16 gli infortuni in casa Inter. Politano l'11 luglio, risentimento ai flessori della coscia. Valentino Lazzaro, risentimento coscia destra. Godin, problema coscia sinistra. Stefan De Vrij, risentimento muscolare, 2 settimane. Sensi, elongazione adduttori coscia destra, 1 mese. Sanchez, lussazione tendine della caviglia sinistra, 3-4 mesi. D'Ambrosio, Vesino, Asamoah, Ranocchia, Gagliardini, Sensi di nuovo, De Vrij, Politano ancora, Barella, 40-50 giorni per un frammento della rotula, Gagliardini, distrazione della pianta del piede destro, indisponibile, che ovviamente è una notizia che vi riporto, pubblicata il 3 dicembre 2019, dove poi quell'infortunio di Gagliardini, l'ultimo che vi ho elencato, aprì questo scenario e si cominciarono comunque a guardarsi intorno, tant'è vero che anche al Chelsea, notizia data da Sky il 20 ottobre 2017, quindi come periodo ho preso quasi gli stessi, ottobre, novembre, dicembre, quello dell'Inter. Tempi duri per Antonio Conte al Chelsea, il clima intorno all'allenatore italiano continua a peggiorare e il suo futuro sulla panchina dei Blues non appare così tanto stabile. Una situazione difficile da gestire per l'ex CT della nazionale non solo dal punto di vista dei risultati ma anche ambientale. In Premier League non sarebbero le partite il problema principale e il giocare troppo, ma i duri allenamenti svolti da Conte in questi ultimi mesi. Tant'è vero che gli ultimi sono quelli di N'Golo Kanté e Victor Moses costretti a saltare la sfida di Champions League contro la Roma, eccetera, eccetera, e deve fare a meno anche di Alvaro Morata, recuperato in estremis per scendere in campo contro i giallorossi, ma bisogna comunque valutarlo. Se le sessioni di allenamento non apparivano pesanti nella scorsa stagione è perché il club inglese non era impegnato nella competizione europea e quindi giocava una volta a settimana, anche se noi, pur giocando una volta a settimana l'anno scorso, comunque ce la siamo vista brutta. L'allenatore italiano ha respinto prontamente le critiche. Attenzione, ho il mio metodo di lavoro che lo scorso anno ci ha portato a vincere il campionato. Anzi, credo che quest'anno, a causa dei molti impegni, fin qui ci siamo allenati almeno il 70% in meno rispetto a quanto fatto la scorsa stagione. Ad ogni modo, il problema attuale non sono gli allenamenti, ma i tanti infortuni. Mi lamento troppo? Perché dovrei pentirmi di quello che ho detto in precedenza? Il mio pensiero non cambia. Un manager deve pensare alla sua squadra, ai suoi calciatori, al suo club, deve concentrarsi sul lavoro e non pensare a quello degli altri. Dopo l'impegno di Champions League c'è stata una riunione di emergenza con il direttore sportivo Michele Menalo e la manager vicino ad Abramovic, Marina Granovskaya. Tra gli argomenti trattati anche le giustificazioni adottate da Conte per spiegare i risultati negativi e gli infortuni. Sono praticamente le stesse situazioni e condizioni che stiamo vivendo a Napoli. Con questo non dobbiamo assolutamente però vederla ancora più grave di quant'è. Fatto è che i numeri è carta canta, quindi questa è la situazione e questi saranno gli infortuni in casa Napoli e ne arriveranno ancora di altri. Quindi, caro Napoli, le scelte le abbiamo fatte come si deve, dal punto di vista dello staff di Conte, dal punto di vista preparatori, dal punto di vista societario, così come questa notizia che esce di Micheli che a me mi lascia un attimo così, l'avete riportata per una situazione di carriera dello stesso Micheli. Mi auguro che sia assolutamente così, come mi auguro che le parole del presidente, dopo aver legittimato l'allenatore nell'ultimo tweet, la favola non si dimette, eccetera, eccetera, siano reali e non per tenere tutto a bada, tenere tutto calmo, non scatenare nessuna polemica ulteriore che possa poi ulteriormente, scusatemi il gioco di parole, influire negativamente sull'ambiente e sullo spogliatoio, perché se poi è stata una dichiarazione del momento per tenere a bada gli umori, la stampa, eccetera, eccetera, quella di De Laurentiis, ma preoccupato il presidente, e allora siamo da tutt'altra parte. Mi auguro che sia ovviamente la prima di condizione che il presidente l'abbia fatto per tenere ovviamente a bada la stampa, eccetera, eccetera, e tutto ciò che si poteva montare
in base ai risultati in casa Napoli e ciò che ha detto Conte in conferenza stampa. Mi auguro che sia così e non che sia una cosa di facciata, sapendo perfettamente che stiamo andando comunque, stiamo percorrendo una strada pericolosa, ecco, mettiamola così. Detto questo, io ho ricercato e volevo condividere con voi questi numeri perché non dobbiamo più sconvolgerci quando si fa male qualcuno, ma tutti questi infortuni è già accaduto. Quando qualcuno mi verrà a dire ma sono tanti gli infortuni in casa Napoli, già sapete, o quando qualcuno vi verrà a dire, lo sapete già. 16 infortuni fino al 3 dicembre. All'Inter e al Chelsea la situazione era la stessa. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video sperando di parlare di prestazioni dei nostri nazionali e che non si rompe più nessuno, altrimenti veramente devo rimettermi in sesto e chiamo anche qualcuno di voi all'appello. Rimettiamoci un attimo in sesto, facciamo 6-8 mesi di allenamento e andiamo a chiedere di giocare qualche minuto perché non avremo più calciatori da schierare. Ciao.